Allora, sono a destra con Solidox e a sinistra con MacDev. Con questo disegno voglio rifarlo, questo disegno qua, ok, è un disegno trovato in un'università di matematica. Questo meccanismo, come ho spiegato nel video precedente, non dovrebbe girare, ok, eh, perché sarebbe una struttura isostatica, ma siccome dovuto a questa uguaglianza, se, come abbiamo detto, il meccanismo è perfetto, lui gira e qua dovrebbe andare a creare un cerchio anche questo. Dovrebbe. Comunque, andiamo a vedere se riesco a farlo con SolidWorks, ok? Dunque, questo qui io vado e vado a imporre 100, che sarebbe da qui a qui. Poi vado qua, vado a disegnare un qualcosa qui. Ah, dovevo mettergli le quote, era meglio mettergli le quote subito. Ho sbagliato. Allora, questo è 50. 50. Poi questo qui è 100. 100. Questo qua è 80. Però io ho sbagliato. Ora facciamo 80. Sbagliato perché, sì, perché questa è inutile farla e mi conviene mettere questo contro questo uguale. Poi tiro un'altra manovella e metto questo contro questo uguale. Ok. E poi vado a mettere i 90. 90. Dunque, se io vado, qua posso girare, vedete che anche lui fa, però se io arrivo qui, porto di qua, e lui mi fa così. Allora, questo è uguale, e invece dovrebbe girare così, cioè arrivo qui, e qui lui dovrebbe girare così, perché è un parallelogrammo, no? Teoricamente. Però oggettivamente, perché lui potrebbe andare sia di qua, se io lo prendo di qua, porto così, vediamo. Eh, però io se poi lo porto così, lui fa tac, vedi? Perché potrebbe sia andare così, ma potrebbe anche andare con questo qui che va così. Eh, vabbè, però teoricamente il parallelogrammo ti dicono che vanno non così, ma così. Vedi quelle del treno, ok? Perché è la stessa cosa di quelle del treno. Ok, vabbè. Però teoricamente potrebbe andare anche di là. Vabbè. Ehm, però il problema è qua va tutto bene, eh, però se io aggiungo un valore, ok, io adesso vado a mettere questo qua di 80, vado a mettere questo contro questo uguale e poi io direi andiamo a mettere questo momentaneamente, faccio questo contro questo uguale, ok, ok, andiamo a mettere qua
Questo si sposta poi, caspita. Questo poi gira. È un casino anche qua. Se io lo sposto così, però se lo sposto così lui gira senza, fino a un certo punto, perché qua si mette, allora dovrei tirarlo di qua. Comunque, fondamentalmente, anche perché se io vado a mettere questo fisso, lui vedi cosa mi fa? Beh, non capisce. Eh, Nonostante questo sia nero, dopo lui me lo sposta. Vedi che adesso invece va tutto giusto, però devo stare attento a un certo punto. Cambio, a un certo punto cambio, devo stare attento. E lui poi va. Però, però c'è anche questo. Dunque, ricapitolando, io direi questi qua funzionano se sono super precisi, e poi faccio a mano. Se invece questi qua di meccanismi come si dice, sovravincolati, se no, se metto un motore non funzionano come non funzionano, cioè, questa è la mia opinione. Vabbè, vabbè, questo uguale, ho messo 80, vabbè. Perché qui in questo caso, al di là che si sposta poi, vedi che io potrei anche metterla fissa, vediamo se si sposta. Se è fissa non dovrebbe spostarsi, però allora, devo cambiare e poi, difatti, ma se non faccio uguale, io posso anche togliere non uguale. Vediamo cosa succede. Dopo si sposta di lì, eh, e dunque bisogna stare attenti spostando, bisogna fissare anche questo. 80, vediamo se funziona adesso. No, ah no, va un po' in crisi. Dopo mi torno lì. Non è. Vabbè, comunque, insomma, sono meccanismi un po' delicati a mio avviso dove funzionano, se però per un certo tot, anzitutto devono essere super precisi, se no funzionano come, per esempio, questo deve creare un cerchio, eh, perché se no, cioè, ok, allora io sposto, lo spostano e devo prendere diversi, a mio avviso, diversi link, diverse aste. Non posso dare il movimento solo a un'asta, a mio avviso, perché questo è come se ci fosse il motore. E a questo punto non, non va. Comunque teoricamente non dovrebbe andare. Perché io ho un po' di variazione e questo è isostatico. Eh. Vabbè, comunque sono meccanismi interessanti. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.